Mi chiedo perché tutti i miei video inizino con me con una faccia da rimbambita appena svegliata, come se odiassi il mondo. Questa mattina vi porto a fare una passeggiata, non so esattamente dove andremo e che cosa vedremo perché non era pianificato. Questa mattina sarei dovuta andare a fare yoga, una lezione di yoga, ma l'insegnante ha appena scritto che la lezione è cancellata per motivi personali. Quindi non mi va di sprecare la mattinata e starmene in casa. È una bella giornata di sole, vi porto con me a fare un giro. Devo ammettere che sono un po' infastidita perché sono un po' raffreddata, non so se potete sentirlo, e mi sarebbe piaciuto molto stare a letto e invece di svegliarmi presto, prepararmi, perché ho ricevuto il messaggio quando stavo per uscire di casa. Quindi avrei voluto stare a letto un po' più a lungo e riposarmi un po' di più. E per questo sono un po' infastidita perché non me l'ha fatto sapere prima, però non posso farci niente ora, anziché appunto stare chiusa in casa ed essere infastidita con il mondo, andiamo fuori, andiamo a prendere un po' di vitamina D, un po' di sole, a vedere qualcosa di bello e ne approfitto per portarvi con me. Stavo parlando con un'amica prima che vive qui e anche lei diceva che è ammalata in questi giorni, quindi secondo me c'è qualcosa nell'aria che fa ammalare tutti, perché siamo tutti un po' raffreddati. C'è da dire che comunque qui è inverno, quindi è abbastanza normale ammalarsi in inverno. Che meraviglia, guardate quelle montagne lì in lontananza coperte di neve. Non vedo l'ora di avere i miei giorni liberi dal lavoro così posso andare a sciare di nuovo. Oggi lavoro però appunto nel pomeriggio, quindi ho tempo adesso di fare una passeggiata, magari di prendermi un caffè e poi torno nel pomeriggio per lavorare, ma domani e dopodomani sono libera, quindi posso finalmente fare quello che voglio. Sono stata viziata in Austria perché avevo 3 giorni liberi dal lavoro lì e anche una lunga pausa pranzo, quindi potevo andare su in montagna o comunque riposarmi tutti i giorni. E invece qui ho solo 2 giorni liberi come le persone normali e non mi piace per niente, quindi non vedo l'ora di tornare in Austria ai miei 3 giorni liberi. Ti fa capire comunque che cosa vuoi dalla vita e quali condizioni ti fanno essere anche più produttiva, perché a lungo andare so che lavorare così 5 giorni a settimana e 40 ore tempo pieno per me sarebbe troppo stancante. Mi stancherei subito e non darei più il massimo. E invece con 3 giorni liberi o comunque tanto tempo libero a mia disposizione sono più carica, ho più energia e ho più voglia di lavorare. Ho già sbagliato strada, sono dovuta tornare indietro perché era una strada a senso unico. Intanto vi state perdendo tutti i miei starnuti perché li taglierò fuori dal video, quindi ve li risparmio. Questo video sarà molto un flusso di coscienza, non so se vi piacerà o se verrà fuori qualcosa di decente. Io ho pensato che potesse essere un po' come il podcast, in cui io vi racconto una storia, ma questa volta c'è anche la parte visuale, che vedete dove sto andando. Però senza avere qualcosa di preparato, un argomento su cui parlare,
non so se verrà fuori qualcosa di decente. Intanto io devo trovare un bagno, spero di trovarne uno abbastanza velocemente, ma so che non so se ci sarà un bagno pubblico dove sto andando, ma so che c'è un campeggio lì dove sono stata quando sono appena arrivata a Queenstown, quindi nel caso cercherò di intrufolarmi nel campeggio e usare il loro bagno, spero senza essere beccata. Non ci vedo niente di male, cioè non è che vado a usare chissà cosa, semplicemente il bagno. E poi ci sono stata lì, ho pagato, quindi fa parte del mio diritto, no? Boh. Ah, questo suono, boh. Se non lo conoscete già, lo potete usare in queste situazioni, no? Boh, come per dire, non lo so, non mi convince, non sono convinto, boh. Potete usarlo quando qualcosa non vi convince del tutto, non siete sicuri, avete dei dubbi, potete dire boh, e non sono sicura che mi faranno usare il bagno, boh, non so se domani ci sarà il sole, non ne sono troppo convinta, ho i miei dubbi. Sbagliato ancora strada, la seconda volta, non arriverò mai al bagno. Devo prestare un po' più di attenzione a dove sto andando. Se non avessi una missione di trovare il bagno non importerebbe se sbaglio strada, ma adesso sì, adesso è essenziale raggiungere la destinazione. Credo di aver trovato una scorciatoia attraverso questo parco, o è una scorciatoia oppure è la terza volta che sbaglio strada, non ci sono altre possibilità. Siamo quasi arrivati, lì è dove vi voglio portare a fare una passeggiata lungo la sponda del lago, perché è bellissimo, non c'è bisogno che vi spieghi perché, ma appunto facciamo una piccola deviazione prima. Non so se riuscite a vedere quella barca, quel jet che va sopra il lago, e l'altro giorno ho fatto anche io non so come io sia stata convinta a fare una cosa del genere, perché io non sono un amante dell'adrenalina, quindi non so come mi sia fatta convincere, ma sono andata appunto a farlo perché con il lavoro ci hanno offerto questa opportunità, così che noi insomma consigliamo poi agli ospiti di andare a fare l'attività. E eravamo in un canyon su un fiume, quindi non era sopra il lago come questa, e va molto veloce, che dire. No, mi sono divertita un po', però appunto andavamo così veloce ed era così vicino alle pareti di roccia ai lati, che era la cosa che mi spaventava di più. E poi ogni tanto faceva delle giravolte, si girava a 360 gradi, quindi se non ti tenevi volavi fuori dalla barca. Però insomma è stata un'esperienza, posso dire di averlo fatto, non lo farei tutti i giorni, però anche non lo rifarei se dovesse capitare un'altra occasione. Oh, guardate, sta atterrando un aereo. Pazzesco quanto vola basso, non vorrei abitare lì. Sono riuscita a fare la pipì, ci sono questi fantastici bagni pubblici e adesso stavo per essere investita da una bicicletta. Quando ero qui l'altra volta c'era una coppia che è uscita da una di queste case qua
sul lato e indossavano entrambi un accappatoio e io avevo già capito qual era la loro idea, molto pazza, ma sono andati diretti verso il lago, verso l'acqua, si sono tolti accappatoio e ciabatte e sono entrati e sono andati sempre più avanti finché non erano coperti dall'acqua fino alla testa e sono rimasti lì per un po'. Due pazzi. Io so che a certa gente piace fare il bagno nell'acqua gelata, ma per me è una cosa inconcepibile. L'acqua fredda proprio non mi piace, quindi non capisco come ti possa venire la splendida idea di entrare in questo lago e metterti lì e non solo di andare a bagnarsi e uscire, ma proprio stare lì dentro. Follia. L'unica volta in cui ho fatto una cosa del genere è stata in Norvegia, perché sono andata a fare una sauna, a provare una sauna che era proprio a lato, di fianco anche al mare, e volevamo provare appunto questa esperienza di essere nella sauna, andare dentro all'acqua gelata e tornare dentro la sauna, ed è stato orribile. Non fa per me, quindi non capisco la gente che lo fa per puro piacere. Mi sa che è già ora di tornare indietro, purtroppo, iniziare a fare la via del ritorno, perché ho ancora tempo, però a un certo punto dovrò iniziare a lavorare. Quindi direi che possiamo iniziare a camminare e tornare indietro, e così ho tempo di fermarmi a prendere un caffè prima di iniziare a lavorare. Abbiamo il tesoro, abbiamo il caffè che scotta da morire. Mi sto ostinando a portarlo, avrebbero potuto darmi non so come si chiami in italiano, sai, quei cartoncini che vanno intorno al bicchiere o alla tazza per proteggere le mani dall'ustione. Ecco, non me l'hanno dato, quindi spero di riuscire ad arrivare a casa in fretta prima di bruciarmi la mano o prima di far cadere il bicchiere. Eccoci di nuovo a casa, sono appena rientrata, sono comprata non so esattamente cosa sia, delle palline proteiche con cioccolato, cocco, noci, immagino, senza glutine, senza lattosio, senza niente. No, sembrano buone, sono sicura che saranno buonissime, anzi le provo davanti a voi così vedete la reazione in tempo reale. Non sono terribili, sono un po' secche, però non sono secchissime. No, non è male. E adesso il mio caffè. Questo è un premio per la bellissima camminata che ho fatto questa mattina. Adesso vedo dall'ora che è già quasi ora di prepararmi per andare a lavoro, quindi la pacchia è finita, è già ora di lavorare, ma va bene perché domani sarò libera e dopodomani sarò libera, quindi non vedo l'ora di salire su quelle montagne e sciare un altro po', quindi sono felice. Bene, grazie per essere venuti a fare questa passeggiata insieme a me. Spero che vi sia piaciuta, o spero che comunque abbiate imparato delle parole nuove, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!